take you to Campania. Uptown to is Sunday, $10 more. Allora, il nostro piano è il 25esimo. Non è come l'Empire, però si difende bene, cioè. Buongiorno, questo è un altro giorno a New York. Oggi il tempo è decisamente un po' diverso dagli altri giorni. È un po' nuvolo, ventilato e più fresco. Devo dire che lo preferisco ed è così che mi immagino New York, con le nuvole. È sempre comunque bello. Oggi vi porto sul pullman Top View Sit-in di New York. Quindi questi sono i classici pullman turistici che ti fanno vedere tutti i punti di maggiore attrazione della città. Forniscono le cuffiette e, vista la giornata, in dotazione anche la mantellina, giustamente la mappa. Diciamo che questo tipo di pullman io lo preferisco, l'ho preso in quasi tutte le città del mondo ed è bello perché ti fa comunque uno spaccato di tutta la città, di tutti i punti di maggiore interesse, senza perderti quasi nulla. Poi chiaramente non si riesce quasi mai a farli tutti, però a me piacciono, anzi li consiglio. Ecco Times Square nella sua veste originale, cioè con la pioggia, tipica newyorkese, anche se siamo a giugno. Qui all'angolo vendono pizza a 99 centesimi di dollaro. George. Ragazzi, questa è la parte posteriore del Flatiron, è in ristrutturazione su quasi tutti gli angoli. Harry Potter House. Questo è il quartiere di Chinatown. Quella lì in fondo è Brooklyn. Lì c'è il World Trade Center praticamente immerso tra le nuvole di oggi. Lì sorgevano le torri gemelle, qua ce n'era una, l'altra in fondo, quindi il nuovo Memorial. Adesso ci sono delle cascate e intorno a tutti i nomi delle persone che hanno purtroppo perso la vita in quel tragico 11 settembre. Comunque andremo a vedere per bene da vicino. Allora, questa è l'High Line che la stiamo costeggiando, è l'antica linea ferroviaria che è stata convertita in parco di superficie e sopra ci sono tutti questi mega grattacieli. Siamo nella zona di Hudson Yard, se non erro. Ed ecco l'High Line di giorno. Qui non si può fumare, no bici, no pets, no skates, no drink alcohol, addirittura non si possono bere alcolici. Ma i cani se tenuti al guinzaglio, comunque controllati, e non vedo il perché non possano tranquillamente passeggiare qui. Bella, piena di panchine e la sera è illuminata con tantissimi LED che non si vedono, sono molto nascosti di giorno. Sopra c'è tutta questa roba qua. Praticamente tutto questo blocco è su delle ruote metalliche che scorrono e vanno a incastrarsi lì, cioè una parte di palazzo scorre, questa specie di forma di mucca scorre per fare ombra o per fare non so cosa, magari se qualcuno lo sa lo può anche indicare nei commenti. Fa parte di tutto questo complesso di questo grande grattacielo e questa cosa scorre con queste mega ruote che adesso mi avvicino, ve le faccio vedere da vicino.
faccio vedere meglio. Eccole. Cioè, queste ruote scorrono su questi binari. Ma questi appunto pensano di giocare con i Lego, ma sono davvero unici in tutto. Praticamente quello è il The Edge. Pensiamo di salire domani o dopodomani. È praticamente il punto panoramico più alto di tutta Manhattan. E hanno praticamente costruito una pensilina a sbalzo che ti fa vedere, diciamo, sotto e ti fa venire le vertigini come si deve. Qui abbiamo il Vessel, il plurichiacchierato e contestato, diciamo, una delle ultime attrazioni create a New York. Purtroppo ci sono state 4 episodi di suicidio e quindi hanno pensato più volte anche di abbattere questa attrazione, questa scultura che alla fine nasce come punto panoramico. Strana come cosa. Queste sono le grandi ruote che dovrebbero praticamente spostare tutta quest'area. Magari poi vado a documentarmi. Molto belle, tantissime panchine, tantissimo verde e si vedono le linee ferroviarie, le vecchie rotaie dei treni. Lodevole questa conversione, si intravedono ogni tanto le rotaie. Molto frequentata, piena di gente. Ci sono anche i box per le chiamate d'emergenza, per mettersi direttamente in contatto con la polizia. Tutto intorno ci sono tantissimi appartamenti di lusso e uffici. Beh, qualche pianta di fico non sarebbe male, ogni tanto ne raccogli una e mangi. Albicocca, che mela. Architetture veramente strane. Guardate come hanno camuffato le rotaie in questi grandi blocchi di cemento. C'è tutto questo verde, panche per sedersi, grandi murales, wow, e gli appartamenti di lusso. Questi sono gli appartamenti di lusso a Manhattan. Lì c'è un bell'ufficio con una bella vista luminosa. Non so se si vede in video, ma veramente lì c'è un ordine maniacale e una polizia a dir poco eccellente. Abbiamo percorso tutta la linea, la High Line, è circa 1,5 miglia, non è tantissimo, però comunque adesso sentiamo un pochettino di fame e di caldo, quindi togliamo la felpa e troviamo qualcosa o qualche locale dove mangiare. La direzione era il Chelsea Market, che dovrebbe essere più o meno nei paraggi. Siamo venuti al Chelsea Market, vediamo di cosa si tratta. Tondini wow, pavimenti strani, mattoncini, ma è un antico deposito, quello è un ascensore, un estintore, un semaforo. Wow, ragazzi, ma cos'è questa cosa? L'arte del gelato artigianale di alta qualità. Chelsea Market. C'è veramente tutto strano, pezzi di legno, è un magazzino riconvertito, una fabbrica. Devo studiarmi National Biscuit Company. Ah, ecco, questa è la ferrovia High Line di una volta. Chelsea Market. C'è il nostro amico di Panzerotti Bite che ci ha suggerito di venire a Los Tacos number 1 take out and delivery. Vediamo di cosa si tratta. La musica è invitante, a me già piace la musica. Wow.
qui c'è il menù, quindi c'è carne asata, pollo asato, adobada, nopal. Io penso di prendere la carne asata, vediamo come si ordina in questo locale. C'è veramente tantissima gente e tantissimo movimento, tante persone che stanno lavorando. Thank you. La Siria con la birra al Chelsea Market e a Los Tacos. Ah, Los Mariscos. Questi sono tutti e tre. Abbiamo preso i tacos. Ragazzi, ecco qua i nostri 3 tacos. Abbiamo anche preso una horchata e 2 cerveza. Wow, mi stanno sfornando pizze come se non ci fosse un domani. Pizzeria si chiama Filaca, pizzeria siciliana. Questa è la Dolce Inferno. Mamma mia, tanta roba ragazzi. Sono attratto da queste vetrine color turchese con Emmy's Bread. Sarà una specie di pasticceria e panetteria, diciamo, più che altro. Line Stars no, è tutto più dolce. Adesso siamo ancora sulla linea del salato. Siamo sempre al Chelsea Market. Vi suggerisco di fare un salto qui ragazzi se vi trovate a Manhattan. Veramente è una cosa io l'ho chiamato un parco giochi, tanta roba, tanta gente e si possono assaggiare prodotti tipici di ogni dove, dalla pizza italiana al messicano, e vediamo ancora più avanti cosa riusciamo a trovare. Comunque le 2 birre che abbiamo preso erano alla spina, molto belle cariche e sono costate $10 a bicchiere. Qua, spaghetti to go, la devozione, quindi sicuramente si parla di Italia, ma poi c'è un asiatico a cucinare. Ti mettono anche una cascata, cioè trasformano tutto, ripeto, in parco giochi o comunque in Universal Studio. Questa insegna particolare che indica, diciamo, tutto quello che è presente in questo market. Ci balza all'occhio quel pastificio di Martino, sicuramente è qualcosa di italiano. Fish, ostriche e aragoste a go-go. Anche l'Asia. Leggo da lontano tacos, takumi taco. Che cos'è? Burritos? Ah vabbè, deve essere sempre messicano, almeno il profumo è quello. Vai, vai. Yeah, it's a second. Non poteva mancare lui a Manhattan, il Salt B. Diamo un'occhiata al locale. Qui ci sono sempre i soliti merchandising che ti vendono di tutto. Mamma mia, c'è anche le magliette, tutti i gadget immaginabili e possibili del locale. Naturalmente non entriamo all'interno perché non fa per noi, ma sembra veramente no salt, no life. Comunque devo dire che i prezzi non sono, diciamo, esagerati. C'è il carpaccio a $21, refreshing salad a $19, il salmon tartar a $20. Chiaramente bisogna vedere poi le porzioni, magari ti portano quei piattini con un pochino di roba. New York stick a $39, fabbrica. Siamo sulla parte di Manhattan ovest. Qui c'è la vetrina che purtroppo non si vede, ma c'è tanta roba. Peccato che non si possa vedere come si deve.